Welcome, parents, to our second workshop of the year. And this one is the journey from early years 3 to primary years 1. It's always a very emotional workshop for me because it's such an exciting step in your child's education where they graduate from the early years and they enter the primary school. Benvenuti al secondo parent workshop dell'anno, il percorso da Early Years 3 a Primary Years 1. Questo workshop è sempre molto emozionante per me, in quanto è un passaggio molto importante nell'educazione dei vostri figli che si diplomano, tra virgolette, e passano alla scuola primaria. So I think most of you know me, but my name is Jane Whittle, and I'm the coordinator and the principal here at GIS Monza. And joining me today is the wonderful Simon Bamping, one of our primary years homeroom teachers, Francesca Consoni, our fantastic translator, and Valentina Mesci, our Italian teacher, will be joining us through the workshop. So here we go. Do you want me to translate that? Jane si è presentata, ha presentato anche Simon Bumping, che è l'insegnante della classe primaria, poi vabbè ha presentato anche me, che oggi tradurrò le slide, e ci sarà anche Valentina Meschi, l'insegnante di italiano, che poi spiegherà un po' per quanto riguarda il percorso di italiano alla primaria qui alla GIS. Scusa Francesca. No worries. Here we go with the aims of the session. Very quickly, I'm going to just talk again about the IB mission and our values, our 5 values here at GIS, to show you the primary years program model, to talk about the primary school at GIS. What does learning look like in the primary school? We will look in detail at that, and the units of inquiry that your children will participate in the primary years 1. Then we will focus on primary years 1 in terms of language and maths. And these will be summaries because in the year we will have other workshops on Italian, English and mathematics. We're going to show you a sample timetable of what a week looks like in PY1, and to end talking about the partnership between home and school. E quindi ecco gli obiettivi di oggi. Oggi allora inizieremo col descrivere velocemente il mission statement dell'IB e i valori della GIS. Poi parleremo del modello del PYP e della scuola primaria in generale a GIS. Poi che cosa comporta l'apprendimento nella scuola primaria sempre alla GIS. Toccheremo velocemente gli units of inquiry, quindi le unità di indagine che vedremo nel primo anno della primaria, e poi il metodo di apprendimento delle lingue e della matematica. Vi mostreremo poi una timetable esempio per farvi vedere più o meno come viene diciamo fatto un orario per la scuola primaria, e poi parleremo della collaborazione tra casa e scuola nella scuola primaria. And please ask any questions, please just interrupt. Like I said, I can't see your faces, so just shout out. Non esitate a fare domande, non dovete alzare la mano, tanto lei non vi vede, Jane non vi vede, quindi per qualsiasi cosa spegnete, cioè accendete il vostro microfono e fate pure le domande. So quickly, I always like to start with the mission statement from the International Baccalaureate, as this reminds us of the big picture and what we are trying to achieve. We're trying to help your children to have intercultural understanding and respect, to provide a challenging program that is rigorous, and to help your children be active, compassionate, and lifelong learners. We are a candidate school for the primary years program, and we hope to achieve our PYP certification in early 2022. We will have our visit, it's just been confirmed in the last hour in January. Yay! Allora, Jane dice che le piace sempre cominciare con il mission statement dell'IB,
perché ci ricorda il quadro generale e ciò che stiamo cercando di ottenere. Quindi noi stiamo cercando di far sì che i vostri figli, che i nostri studenti guadagnino o scoprano questa comprensione interculturale e questo rispetto per tutto e per tutti. E questo programma dell'IB è un programma internazionale che segue degli scopi precisi e incoraggia gli studenti ad essere attivi lifelong learners attivi, quindi che siano interessati all'apprendimento continuo e che continuino ad imparare anche dopo la scuola. Siamo una scuola candidata al Primary Years Program, quindi il PYP, e speriamo di ricevere la nostra certificazione all'inizio del 2022. E come appena detto Jane, adesso c'è stata confermata la nostra visita finale per gennaio dell'anno prossimo, quindi tra qualche mese. And the GIS 5 educational values, which are based on the IB mission statement, continue into the primary school here at GIS. And our planning of the curriculum is inspired by the IB mission statement and these 5 values. I 5 valori educativi di GIS, basati sulla missione dell'IB, vengono seguiti anche nella scuola primaria. La pianificazione del nostro curriculum è quindi basato sulla missione dell'IB e questi 5 valori. So what does our primary school consist of at GIS? We're trying to create spaces which mirror the ethos and feel of the earlier section of the school, and therefore the aesthetics are important. And the primary piazza, which you can see here in this top picture, is essential for morning meetings and assemblies, as it is in the early years. It's also a space for larger group work activities. Quindi in cosa consiste la scuola primaria alla GIS? Stiamo cercando di creare spazi che rispettino l'ethos e l'atmosfera della sezione Early Years della scuola. Per questo motivo l'estetica degli spazi è molto importante e la piazza della primary è essenziale per gli incontri e le assemblee mattutine, esattamente come negli Early Years. È anche uno spazio di attività basate sul lavoro di gruppo. So each homeroom, this means the class, has its own dedicated space, and in the summer of 2022, we will be moving the beautiful cupboard that you see here in the photo to the other wall and knocking down this temporary wall. Hooray, more dust. Hiding behind that wall are 2 more large homeroom spaces. They're really, really big, and they're waiting for that wall to be knocked down. So from the piazza, you will find 4 homeroom classrooms, 2 going this way, the one you can see in front, and 1 here on the right down the corridor. Ogni homeroom, che è una classe, ha il suo spazio dedicato e nell'estate 2022 abbatteremo la parete che si trova dietro all'armadio, quello che vedete nella foto, e dietro a questo muro si trovano altri 2 spazi homeroom, perciò l'anno prossimo dalla piazza si vedranno tutte e 4 queste homeroom, le 2 che verranno rifatte a sinistra, appena si entra verso sinistra, quella dritto davanti alla porta che si può vedere anche nella foto e poi quella che sta nel corridoio di destra. Then in the summer of 2023, we hope to have the permission to build up another floor, another level, to create a technology and arts atelier, which has a retro feel and allows for exploration at more challenging primary school levels. This is very exciting to consider the connection between arts and technology. Nell'estate del 2023 speriamo di ricevere il permesso per costruire un altro piano per creare un atelier di arte e tecnologia o più atelier di arte e tecnologia che abbiano un'atmosfera reggiana e consentano l'esplorazione ad un livello più impegnativo. È molto interessante vedere la connessione tra le arti e la tecnologia che verrà scoperta nel programma PYP. PY1 students also make use of the shared ateliers with the early years.
So the visual arts atelier, the digital room, the performing arts space for drama, the gym, the music room, and the library. Quindi gli studenti PY1 anche da adesso stanno utilizzando gli atelier condivisi, quindi l'atelier del disegno, che è quello di visual arts, l'aula digitale, l'atelier delle performing arts per teatro, la palestra, l'aula di musica e anche la biblioteca. We also have a newly designed playground with different spaces to explore. There are spaces for climbing, spaces to relax, and a musical corner which children use in music class too. We also make use of the Monza Park, going weekly to the park for Forest School. We will dedicate a workshop for parents during the year to Forest School, so you can find out a lot more about it. Abbiamo anche un nuovo playground con diversi spazi da esplorare. Ci sono gli spazi per l'arrampicata, gli spazi per riposarsi, rilassarsi e un angolo della musica che viene utilizzato anche durante le lezioni di musica. Utilizziamo anche il parco di Monza, visitandolo tutte le settimane per la Forest School. Nel corso dell'anno dedicheremo anche un workshop alla Forest School per spiegarvi meglio il concetto. And we are eagerly waiting. November they will arrive for the arrival of some very special wooden furniture which Simon and I selected for the primary rooms coming from Trento. And this will allow us to have dedicated colours for each homeroom, as these wooden chairs you see here can be bought in many colours. So we will have the Legno room, the wooden room, the blue room, the yellow room, and so on, with these beautifully handcrafted wooden tables and chairs. Just to add, sorry, Francesca, Simon and I are very excited about these tables because they also stack. So not only are they on wheels to create different spaces, they also stack, move away to the side to leave a big space in the classroom. Siamo anche in attesa di mobili in legno specifici per le primary homerooms che arriveranno da Trento. Questo ci permetterà di assegnare colori ad ogni homeroom in quanto le sedie possono essere di diversi colori. Per ora stiamo pianificando la stanza in legno e la stanza blu. Poi Jane ha aggiunto che questi banchi sono fantastici perché, a parte il fatto che hanno le ruote, quindi le rotelle si possono spostare per creare degli spazi, delle zone di apprendimento un po' più diverse, un po' più aperte, ma si possono anche mettere uno sopra l'altro, quindi è semplicissimo e sono leggeri da spostare, da muovere anche dai bambini. So, the early years and primary years share the same program, the primary years program. And there are 5 years in the primary school, PY1, 2, 3, 4, 5. Each year, the children inquire into 6 units of inquiry. At the beginning of each unit, you will receive details of the unit that is to be explored and a report at the end which explains how your child has developed and gives you some targets to work on with your children at home for the next unit. How the PYP works is your children become so confident in the PYP that in PY5, it seems a long way away, but it will come quickly, they participate in an exhibition. This is where your child has complete ownership of the whole process. So for 7 weeks, they design their own unit of inquiry, they take action, and they present their work to an audience. Gli early years e i primary years condividono lo stesso programma, ovvero il PYP. Ci sono 5 anni, cioè la scuola primaria dura 5 anni, quindi PY1, 2, 3, 4 e 5. Ogni anno i bambini seguono 6 units of inquiry, che sono le unità di indagine, e i genitori riceveranno i dettagli dell'unità prima che comincino ad esplorarla, e invece alla fine riceveranno un report che spiega lo sviluppo, che dà un'idea più o meno dello sviluppo del bambino e dà dei target per la prossima unità.
I bambini poi diventano così sicuri nel PYP che nel quinto anno della primaria partecipano in un exhibition, che è tipo diciamo, un progetto in cui ogni bambino potrà pianificare il proprio unit of inquiry in base ai suoi interessi. Quindi dovranno prendere iniziativa e poi presentare il loro lavoro davanti a un pubblico che saranno molto probabilmente i compagni di classe, gli insegnanti della scuola e i genitori. So as your children mature in the primary years, there are aspects of the PYP which become much more detailed. So your children start to talk in more detail about the learner profile, and they understand how it connects to international mindedness. They really do believe in international mindedness by the end of the primary years and what it means to them. The action element of the program is much greater in that your children will have ownership over their learning and talk about and reflect on this along the way. Man mano che i bambini crescono e maturano, ci sono aspetti del PYP che diventeranno più dettagliati. I vostri bambini cominceranno a parlare del learner profile e a capire come si collega alla mentalità internazionale. Inizieranno a credere profondamente in questo concetto e a capire cosa significa per ognuno di loro. L'elemento di action, cioè azione nel programma o prendere iniziativa, diventerà più importante in quanto gli studenti si sentiranno proprietari del loro apprendimento e ne parleranno di più e ci rifletteranno durante tutto il percorso. So what does it actually look like in the primary school? So we do continue to respect the Reggio-inspired approach from the early years, and children continue to express themselves using the 100 languages of the child. So they have many opportunities to share their learning in different ways. Compared to the early years, there is more structure to the week as there are more specialist lessons to fit in. And everything that the children do in geography, history, maths, English, Italian, it's all connected to the unit of inquiry. However, we do have something called a standalone unit designed for inquiring into grammar and spelling. So a standalone planner means that grammar is taught and spelling using the PYP approach of inquiry, but it stands alone as it cannot always integrate with the unit. So your children will have lessons where they have a different type of central idea based on grammar and spelling, and we will use this for English and Italian lessons. The children will learn through inquiry-based learning, as we spoke about in the last workshop. And just to summarize, this means a lot of group work, working together. The teacher follows the children's interests and their wonderings and questions. There is a lot of reflecting on the journey of the unit of inquiry. What have we done? Where have we gone? Where next? What have we learned? What do we still want to learn? And it's not the teacher at the front. The teacher is in partnership as a facilitator to the children's inquiries. And compared to the early years, the children in the primary years, they do notice and name the PYP elements much more. So the teacher expects the children to use the learner profile words in their daily speak, the key concepts, and the approaches to learning skills. And your children will be able to talk about those to you, to their teacher, with their friends in a much more fluent way as they become more used to them. Quindi, com'è apprendere o imparare nella primary school? Allora, si rispetta l'approccio Reggio Inspired che già abbiamo negli early years e i bambini continuano ad esprimersi usando i 100 linguaggi di Reggio. C'è più struttura nella settimana, la settimana è più strutturata e ci sono più lezioni con gli specialisti e tutto è connesso all'unità di indagine. Poi c'è un'unità autonoma che è creata apposta
per appunto scoprire la grammatica e lo spelling. Un'unità autonoma significa che la grammatica viene insegnata utilizzando l'approccio di indagine PYP, ma rimane indipendente in quanto non può sempre integrarsi con l'unità in corso. Quindi i bambini imparano attraverso l'indagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che faranno molti lavori e progetti di gruppo e che l'insegnante seguirà gli interessi e le domande degli studenti. Ci sarà moltissima riflessione durante questo viaggio, diciamo, durante questo apprendimento, e l'insegnante facilita l'apprendimento, non è l'insegnante che sta davanti alla classe e detta quello che bisogna imparare. L'insegnante sta al fianco degli studenti e diciamo che intraprende questo viaggio con loro. Poi gli studenti inizieranno a comprendere e usare e chiamare per nome tutti gli elementi del PYP, particolarmente il learner profile, che è il profilo dello studente, i key concepts, i concetti chiavi e gli approaches to learning skills, quindi gli approcci all'apprendimento. Would anyone like to ask a question at this point? Ci sono qualche domande? You're saving them to the end. So it's now my pleasure to hand over to Simon Bumping, who's going to talk about the next part of our presentation. Thank you, Simon. Thank you, Jane. So what are the 6 units of inquiry your children will explore in PY1? They will begin the year with who we are. The rights and responsibilities impact children around the world. This connects perfectly to the Reggio philosophy of the early years, where the rights of the child are central to every decision made. Quindi, quali sono le 6 unità di indagine che i vostri figli esploreranno in PY1? Inizieranno l'anno con chi siamo, who we are, chi siamo, e studieranno i diritti e le responsabilità e come hanno un impatto sui bambini di tutto il mondo. Questo si collega perfettamente alla filosofia reggiana degli early years, nella quale i diritti del bambino sono al centro di ogni decisione presa. Our next unit, how we organise ourselves. People have different roles in the community to which they belong. The teacher will model how students can take action in the community, and your children will hopefully be inspired to take action of their own. Quindi how we organize ourselves è il secondo unit of inquiry, che è come ci organizziamo. Ogni persona ha un ruolo diverso nella comunità a cui appartengono. L'insegnante dimostrerà come agire nella comunità e si spera che gli studenti vengano ispirati a prendere iniziativa da soli. How the world works. The materials have properties and characteristics that determine their use. So this unit is very much connected to science. Il terzo unit of inquiry è come funziona il mondo, con l'idea centrale di i materiali hanno delle proprietà e delle caratteristiche che determinano il loro uso, e quest'unità è fortemente connessa alla scienza. Where we are in place and time. Homes around the world may change according to environments and local conditions. Dove ci troviamo nel tempo e nello spazio. Le case in giro per il mondo, diciamo, il posto che una persona può chiamare casa può essere molto diverso da una parte all'altra del mondo in base alle condizioni locali. How we express ourselves. The creative arts can be a powerful way to express time and place, history, stories and feelings. How we express ourselves è come ci esprimiamo, e le arti possono essere un metodo molto utile per esprimere cosa vuol dire il tempo, lo spazio, la storia, una storia
nel senso un racconto, piuttosto che le nostre emozioni, i nostri sentimenti. And sharing the planet, people have the responsibility to share their environment for a peaceful world. At GIS, each year of the primary school has one theme which is explored through forest or park school. This means the children inquire into the central idea through the outdoor learning approach. We're extremely passionate about this aspect of the primary programme at GIS. In PY1, the theme chosen is Sharing the Planet, where your children will inquire into the responsibility to share environments for a peaceful world. Il sesto unit of inquiry è Sharing the Planet, quindi condividere il pianeta, e le persone, e l'idea centrale è che le persone hanno la responsabilità di condividere questo spazio per un mondo pacifico. Quindi alla GIS ogni anno della scuola primaria ha un tema che viene esplorato attraverso la Forest School o Park Forest School, dato che noi usiamo il parco di Monza. Ciò significa che i bambini indagano sull'idea centrale attraverso l'approccio di apprendimento all'aperto. Siamo molto appassionati di questo aspetto del programma della primaria alla GIS. In PY1 il tema scelto è Condividere il pianeta, in cui i vostri figli si interrogheranno sulle responsabilità di condividere gli ambienti per un mondo pacifico. Thank you, Simon and Francesca. So they are our 6 exciting units of inquiry. So what about language learning in the PY1 classroom? So in the PYP, there is something that is given to us by the IB. And so we have to approach the teaching of language in 3 ways, which you can see in this yellow box here. So we help your children to learn the language. So learning new vocabulary in English and Italian and Chinese when they arrive in PY3. We help the children learn about various topics through the use of language and through different types of texts. Finally, children learn about language. So, for example, how do grammar structures work when we compare English to Italian with other languages spoken in the class? And I'm now going to hand over to Miss Valentina to speak about the Italian curriculum in PY1. We will have workshops, parents, so don't panic, dedicated to how we teach Italian and English later in the year. So this is a summary, do not panic. Nel PYP ci avviciniamo all'insegnamento della lingua o delle lingue in 3 modi. Intanto aiutiamo i bambini ad imparare la lingua, nel senso che imparano nuovi vocaboli in italiano, in inglese, poi più avanti da PY3 in poi anche in cinese. In secondo luogo aiutiamo i bambini ad imparare vari argomenti attraverso l'uso del linguaggio e della lingua e una serie di testi. Infine, i bambini impareranno la struttura grammaticale della lingua, confrontando l'italiano e l'inglese e le altre lingue parlate in classe. Passerò ora la parola a Miss Valentina Meschi per parlare del curriculum italiano in PY1. Non panicate, abbiamo altri workshop dedicati a come insegniamo l'italiano e l'inglese più avanti nel corso dell'anno. Perciò questo è solo un piccolo riassunto. Potete comunque sempre fare domande e per qualsiasi cosa tanto ci sarà appunto il workshop dedicato. Valentina, are you there? Oh, Valentina. Oh, okay, I think she's on her way. So maybe, Simon, if we move to the English part and come back to Italian. If that's okay, everybody, we will skip ahead and come back to Vale's section. Ooh. Okay, we'll go back to Italian and switch to the English part. Simon, over to you. So in English, we share genres with Italian, and across the year, your children will be exposed to all the genres that you can see on the slide in both English and Italian. In inglese e in italiano condividiamo gli stessi metodi di apprendimento e durante l'anno i vostri figli saranno esposti a tutti i metodi elencati nella diapositiva in entrambe le lingue. Our reading scheme for English is Oxford Reading Tree. And Miss Anna will inform the PY1 teacher
which stage your children have arrived at the end of EY3, and PY1 will begin from that stage. The Oxford Reading Tree programme is a structured reading programme which starts at stage 1 and moves to stage 16. There are different types of books in the range, from non-fiction to poetry and graphic novels to narratives. Il nostro schema di lettura per l'inglese è l'Oxford Reading Tree. Miss Anna informerà l'insegnante PY1 del livello a cui saranno arrivati i bambini in Early Years 3 e l'insegnante partirà da dove hanno terminato. Il programma Oxford Reading Tree è uno schema di lettura strutturato che inizia dal livello 1 e termina al livello 16. Ci sono vari tipi di libri nella gamma, dalla saggistica alla poesia, dai graphic novels, che sono fatti in stile fumetto, alla narrazione e ai libri di testo normali. For phonics, the teaching of spelling, we continue exploring these through the 100 languages approach, and again continue with the phonic progression, starting from where your children ended in EY3. The Jolly Phonics programme has 7 groups of sounds which we will work through with your child, always in connection with Miss Valentina, so we're not covering the same sounds and confusing your children. Per phonics, l'insegnamento dell'ortografia, continueremo attraverso l'approccio dei 100 linguaggi e della phonic progression, iniziando da dove hanno terminato in Early Years 3. Il programma Jolly Phonics ha 7 gruppi di suoni, sui quali lavoreremo con i vostri figli, sempre confrontandoci con Miss Valentina in modo da non coprire le stesse basi allo stesso tempo e da non confondere gli studenti. We will help your children to approach handwriting using the Nelson script, and this flows easily into cursive writing. When your children are ready, they'll learn cursive writing and then determine their choice of script in consultation with the teacher and parents. In PY4 and PY5, children will also begin to learn to touch type, as they'll require this skill for the middle school. Aiutiamo i vostri figli ad avvicinarsi alla scrittura a mano usando il Nelson script, il quale si collega bene e semplifica il passaggio alla scrittura in corsivo. Quando gli studenti saranno pronti, impareranno a scrivere in corsivo e determineremo insieme la loro scelta di scrittura con l'insegnante e con i genitori. In PY4 e PY5 i bambini inizieranno anche a scrivere a computer, poiché è un'abilità richiesta per la scuola media. Thank you, Francesca. And Simon and Valentina work very closely to plan the language. So it's my pleasure to introduce Miss Valentina to talk about what it looks like in Italian. Eccomi, sono Valentina e sono appunto l'insegnante di italiano. E fondamentalmente il programma di italiano seguirà, per quanto riguarda le competenze disciplinari, il programma ministeriale italiano, quindi alla fine di ogni anno l'obiettivo è di raggiungere gli standard nazionali richiesti dal Ministero italiano. Ma per quanto riguarda invece le competenze trasversali e il metodo di insegnamento saranno diciamo integrate, adattate con il PYP. E fondamentalmente appunto per quanto riguarda la scrittura, la letteratura e la comprensione, l'ortografia e la morfologia, per quanto riguarda i contenuti, saranno dedicate delle ore apposite che tratteranno appunto queste tematiche in linea con il programma ministeriale. Invece per quanto riguarda le altre materie che potranno arricchire il lessico e le competenze interdisciplinari, saranno connesse con le altre materie in un'ora apposita, quindi stiamo parlando di scienze, geografia e storia, in linea con la unità di apprendimento che si starà esaminando in quel momento. Okay, Vali, I will translate that bit. So for Italian, we follow the ministerial program, the ministry program for Italian, and it does give us competencies, national standards that we have to achieve in different age groups. So in terms of the writing and the reading and the comprehension, the handwriting, etc., Miss Valentina follows the standards that are
set by the Italian ministry. Then when it comes to science and geography, which we'll see on the next slide, this is taught connected to the unit of inquiry. So we have planned very carefully, which you'll see on the next slide. Sorry, I've added something back. I'm terrible. When we will cover the topics that would be done in Italian school through the PYP and through our units of inquiry. Esattamente. Vali, do you want to talk about the next slide? Are you there? Sì, appunto come anticipava Jane, gli argomenti che verranno trattati a livello ministeriale di geografia, scienze e storia vengono, tra virgolette, ridistribuiti a seconda dell'unità di apprendimento che si sta percorrendo in quel determinato periodo, per trattarli in maniera interdisciplinare anche a livello di programmazione con gli altri insegnanti. Quindi diciamo che l'italiano verrà trattato sia a livello di linguaggio sia a livello di altre materie, ma il valore aggiunto sicuramente è il metodo di insegnamento, quindi gli argomenti saranno i classici trattati in tutte le scuole italiane, ma il metodo e l'interdisciplinarità, le competenze che verranno sviluppate saranno completamente appunto in linea con il PYP e con il metodo adottato nel GIS. So the topics that you would cover in Italian school, they're distributed across the year, and some of them we cover the year before in early years 3. And so the topics are classic ones that you would find in Italian school, but the method that we approach to the teaching in terms of teaching the subjects in transdisciplinary or interdisciplinary ways, this is the PYP. So Valentina, you have two hats, the ministry hat and the PYP hat. Due capelli. Esatto. Would anybody like to ask Simon and Valentina a question specifically about language? No. Valentina or Simon, do you want to add anything about language before we carry on? Io direi che se loro non hanno domande ho concluso. Sono sempre a disposizione ovviamente per qualsiasi approfondimento. Jane, sono Ilaria, buonasera a tutti. Ilaria. Hi. Volevo solo chiedere una cosa, alla fine del PY5 viene fatto l'esame di parificazione alla scuola italiana? Magari l'avete detto, l'ho perso. Jane, vado io, vai tu? Sì, certo. So I'll just translate the question. Ilaria asked if we will participate in the Quinta Elementare, the exam at the end of the primary school that's very traditionally done in Italy. Vali. Allora, la scuola, il GIS di Monza non lo fa, ma si rivolge a un'altra, l'obiettivo è di cercare un'ulteriore struttura che si preoccupi di ottenere questa certificazione, di modo da appunto uscire dal quinto anno senza nessun tipo di problema per accedere ad altre scuole italiane fondamentalmente. Quindi diciamo che vengono comunque accompagnati dalla scuola, non è il genitore che deve... Esatto. Ok. James, e comunque devono sostenere un esame, giusto? Un piccolo esame presso la scuola pubblica. Sì, perché vai, scusami Jane, ti lascio parlare tu, però sì, fondamentalmente... No, prego Valentina. Il fatto è questo, sì, perché essendo è una scuola, noi soprattutto per quanto riguarda le competenze e i contenuti italiani, l'obiettivo è quello di raggiungere gli standard, quindi il test, l'obiettivo è quello di passarlo senza nessun tipo di difficoltà.
I bambini anche con questo metodo di apprendimento hanno una rapidità di assimilazione dei contenuti e delle competenze veramente incredibile, quindi assolutamente. Però sì, la scuola accompagnerà verso l'acquisizione di questa, possiamo chiamarla certificazione o esame. Ok, grazie mille, thank you. So the school will, just to translate briefly, the school will carry the children literally to the exam, making sure that they are very, very well prepared. You will see as we get to PY4, PY5, there is also Italian maths introduced into the program, c'è anche matematica in italiano, to be ready for the exam. But I think, Vali, you will agree that because our children are PYP babies, the oral presentation is so easy for them because they are trained to do presentations from the early years. So to stand up and present on a topic and connect it to all the subjects, this is what the PYP is. So for our students, that part of the exam, they could do it with their eyes closed. I can 100% attest to that. Sorry, just wanted to put my 2 cents in there. I can 100% attest to that because we've done it. We've all seen it done. So yes, definitely. It's the easiest part. Ok, perfetto, thank you. La parte orale è molto semplice, non semplice, ma più easy per i nostri studenti perché loro sono IB baby. Assolutamente. Thank you, Valentina, grazie. Grazie a voi. Grazie, Ilaria. Adesso abbiamo mathematics. Mr. Simon, it's over to you. It is, yeah. So the 5 strands of PYP mathematics. So just like language, the PYP has an approach to teaching mathematics. First, the children construct the meaning. They learn the basics, the building blocks. Then they transfer this knowledge into different contexts and to new situations. Finally, once they've mastered a skill, they can apply this in problem-solving activities. They can teach someone else the skill, and they can use their maths to support their work in unit of inquiry lessons. So there are 5 strands which are all of equal weighting. They are covered every year. The strands are number, the glue that holds everything together, pattern and function, how things work, data handling, and this fits perfectly with the unit, and measurement, and finally shape and space. We have objectives set by the IB, and these are shared with the parents. Quindi, come per le lingue, il PYP ha il suo approccio all'insegnamento della matematica. Per prima cosa, i bambini costruiscono il significato, quindi imparano le basi e mettono giù i metaforici mattoni della matematica. Quindi poi trasferiscono questa conoscenza in diversi contesti e situazioni. E infine, una volta acquisita padronanza dell'abilità, possono cominciare ad applicarla negli esercizi di problem solving, oppure possono insegnare a qualcun altro la stessa abilità, o possono anche usare la matematica per supportare il loro lavoro nelle unità di apprendimento. Ci sono 5 gruppi che vengono coperti, chiamiamoli gruppi, sì, che vengono scoperti ogni anno, che sono number, quindi il numero, la colla che tiene insieme il tutto, pattern e function sono modello e funzione che coprono, diciamo, come funzionano le cose, la gestione dei dati, che è il data handling, che si adatta all'unità, invece poi c'è la misura e infine shape and space, che sono le forme, la forma e lo spazio. Abbiamo comunque degli obiettivi da raggiungere fissati dall'IB che condivideremo poi con i genitori. So here you can see the PY1 timetable for this year, with the specialist lessons included throughout the week. Guided reading is a specific session dedicated to reading in small groups to work on specific skills. We also continue with yoga, which is important for your child's well-being. We also have a slot dedicated to PSE, personal social education, to work on social skills and communication.
Qui su questa diapositiva potete vedere l'orario PY1 di quest'anno, che include appunto le lezioni specialistiche. La lettura guidata, come potete vedere, è una sessione specifica dedicata alla lettura in piccoli gruppi per lavorare su abilità specifiche. Continueremo anche con lo yoga, che è molto importante per il benessere dei bambini. Abbiamo anche uno slot dedicato al PSI, che è l'educazione personale e sociale, per lavorare sulle abilità sociali e sulla comunicazione. Would anyone like to ask a question about the timetable? Just to warn you all now, look, there's that 8:45. We can also just quickly add that we also have, this year all the children are taking it because we have very small numbers, but your children have the option also to join the GIS band or the GIS choir. So this is something extra added to the week where they have a badge to say they belong to the band or the choir and they feel part of this musical team. Quindi Jane ha aggiunto che, come potete vedere qui al centro, il mercoledì, prima del pranzo, c'è lo slot dedicato alla band o il coro della GIS. Ovviamente la partecipazione non è obbligatoria, ma per i bambini che fossero interessati appunto possono far parte della band. E poi gli verrà data anche una spilla con su scritto che partecipano, che fanno parte della band GIS e quindi si possono sentire parte di una comunità, di un extra community. So the homeschool partnership, the connections with you at home and the connections with school are really extremely important. So you will have regular updates on Seesaw about life in PY1 and what is happening. At the end of the unit, you will receive a report, and this will explain how your child has developed across the 6 or 7 weeks of the unit of inquiry. And the teacher will give your child a goal for maths and language for the second unit or the unit coming next, so that you have an idea of the goals the teachers are setting for your children. We do continue our open door philosophy, so please join us for discussions with the teachers about your child. Please don't wait for the 1st October meeting. We're here always to answer questions. And we do begin with some very small tasks at home during the week. So we don't call them homework, but home learning. So we have the stage reading book that you saw that Simon talked about in the language slide. This will come home every week, and there's a little yellow book for you to record when you hear your child read. There will be 7 tricky words that your child will practice during the week, because in English we have many words that we don't pronounce phonetically. So you'll have those to practice, and we have some resources to help you as parents. One day there will be an Italian exercise set by Miss Valentina, and rather than horrible maths worksheets, though they do have value of course, there will be suggestions of maths games and maths activities to try with your child at home. And of course, we would love their home learning to also be about action. So by action, we mean children feeling passionate to explore the unit of inquiry at home, to bring in any research they've done from home, or to take action when they're at home or in their local community. We are not a school, I think Mr. Simon would agree, that wants the children to go home after a long day and sit for an hour doing dry homework that doesn't really connect. So any home learning that we do send is always going to be practical, connected to what the children are doing, giving them a chance to practice the things they've done in the school. Quindi il rapporto tra la casa e la scuola è molto importante per noi alla GIS. Voi come genitori troverete comunque degli update regolarmente su Seesaw che parlano della vita, tra virgolette, in PY1, quindi le attività che vengono svolte, qualcosa di speciale che è successo un giorno, eccetera, eccetera.
Poi alla fine di ogni unità di apprendimento vi manderemo un report che spiegherà come i vostri bambini si sono sviluppati e quali abilità hanno sviluppato durante questa unità di apprendimento, e gli daremo dei goals per matematica e per la lingua sia inglese che italiana e qualsiasi altra lingua stiano studiando per andare avanti. Portiamo avanti comunque la nostra open door philosophy, quindi per qualsiasi domanda, se voleste avere discussioni o comunque dei meetings con le insegnanti o con Jane anche riguardo all'apprendimento, riguardo ai vostri bambini, non esitate, noi siamo sempre qua, non dovete per forza aspettare il momento dei meetings, dei parent-teacher meetings, ma potete venire o comunque mandare un'email quando ne avete bisogno. Poi iniziamo comunque con alcuni piccoli compiti a casa durante la settimana che invece che homework preferiamo chiamarli home learning. Quindi ci sarà questo stage reading book, che vuol dire che avrete questo libretto giallo su cui potrete scrivere tutte le volte che sentite i vostri figli che si esercitano nella lettura o vi leggono un libro ad alta voce. Poi ci saranno 7 parole un po' più complicate che i bambini dovranno imparare e con cui dovranno familiarizzarsi. Ci sarà un esercizio di italiano alla settimana dato da Miss Valentina e poi ci saranno dei suggerimenti per dei giochi o delle attività comunque di matematica. E infine questa cosa di action, che per action intendiamo i bambini che si sentono entusiasti di esplorare l'unità a casa e di portare avanti la ricerca da casa o di prendere iniziativa anche nella comunità locale. Thank you, Francesca. So if you would like more information, please do shout out. You're very welcome to attend one of our open days for the primary school. You can book a meeting with the teachers or myself or Francesca to discuss the primary section of the school. You're very welcome to take a tour of the primary spaces. And also we welcome you to follow the primary section of the school on Facebook, Instagram, LinkedIn, to see the range of experiences the children have throughout the week. Quindi cosa fare se volete più informazioni? Allora, intanto vi consigliamo di partecipare ad un Open Day alla GIS. Jane non ha aggiunto, comunque non so se già sapete le date, i prossimi 3 saranno il 27 ottobre, il 19 novembre e il 27 novembre. Se no potete prenotare un appuntamento appunto con Jane o con un insegnante o anche con me per parlare della primary. Se no siete sempre liberi di fare un giro, un tour degli spazi della primary e poi potete seguire GIS Monza su Facebook, Instagram e LinkedIn dove vedrete le esperienze che hanno i bambini anche della primary, le attività che svolgono tutti i giorni o comunque tutte le settimane. We really are excited to share our primary section with you, and it's time for any questions that you have. And just a little reminder that our next workshop on the 9th of November will be about the learner profile and international mindedness. So we're going to start to go deep into one element of the PYP. And thank you for showing an interest in our workshop today. Thank you for coming, and thank you to Simon, Valentina and Francesca for their hard work on this presentation. Quindi è arrivato il momento delle domande. Velocemente vi ricordiamo che il nostro prossimo workshop sarà basato sul learner profile, che è il profilo dello studente, e international mindedness, che è la mentalità internazionale, e si svolgerà il 9 novembre. Jane ringrazia tutti, quindi ringrazio anch'io Simon, Valentina e Jane per questo fantastico lavoro in questa presentazione, e vi ringraziamo tantissimo per il vostro interesse e per aver partecipato a questo workshop.